Adesso stiamo andando in stazione a prendere pelle. Andiamo a prendere pelle e poi andiamo a... No, non lo diciamo ancora, dai, ve lo dico dopo, dai. Fra poco. Noi stiamo arrivando in stazione. Sto un po' dormicchiando. Apri. Non hai solo a casa la connessione di merda, anche nel telefono ce l'hai di merda. Oh. Sono il contrario di sveglio. Lo faccio. Ciao Federico. Buongiorno, buon ieri io dico. Ti riempo di botte oggi. Ah, di oggi non Ti posso. riempo di botte. Allora Pelle, siamo rovinati oggi. Perché faremo tipo sti allenamenti qua. Io sono troppo curioso di vederti attaccato a quei cavi lì. Attacco io tanto. Non ho dormito ma sono abbastanza. Ecco, oggi ti Me la sento. Oggi ti arriva un cartone così. Guardate. Così. Ma che controbatto Ma che controbatto. Rispondo a Vai a finire, fa KO ti faccio. KO tecnico. Vedo di dargli 2 cartoni a Pelle. E come i grandi romani parcheggia in seconda fila. Cioè mi dicono qualcosa, ci siete voi. Ciao, piacere, vedo. Diamo qualche cartone a qualcuno. Il freddo non lo sai. Bene. Sì? Ciao telecamera. Le gambe di sotto però pronte a picchiare Ignazio, quello sicuramente. Allora, spogliatoi? Io devo mettere solo Quello delle donne o quello degli uomini? Lui dove? Differente sono entrambi. Riscaldamento, un po' addominale, un po' di tecnica, c'è un po' di sacco, c'è un po' di figure, portate colpi a me. Ho fatto 2 lezioni di box nel 2010. Allora a un certo punto arriviamo e ci ha distrutto. Io avevo le braccia che non me le sentivo perché ci faceva fare 30 start e 10 stop. No, 30 start, 30 stop di pugni di continuo. Gianluca aveva una cista nella mano. Non abbiamo fatto più box perché il secondo allenamento, in pratica la sera, arriviamo al ristorante, gli si rompe la cista, gli si gonfia tutta la mano. La mano! E da lì non l'abbiamo fatto più un cazzo. Visto che noi stiamo sui piedi, dobbiamo essere agili sulle, dobbiamo abituarci a stare sulle punte. Mo mettiamo 3 minuti, magari dopo un minuto ve la scambiate, capito? Vedi? Aspetta, tu vuoi che io faccio 3 minuti così? Scaldiamo le caviglie. Questo è il vostro ritmo. Quando prendete le confidenze iniziamo a allargare e chiudere, cambiamo movimento. Cosa? Ma che cazzo è? Che allargare e chiudere? Cagà, ma non c'è stare troppo, ritorna al ritmo principale. Ora partiamo. Allora, comunque la box è andare oltre i propri limiti, quindi sarà sempre così. Sì. Cioè quando ti senti stanco devi continuare. Capito bello? È semplice. No, che il primo allenamento stava svenendo. Tallone destro, tocca il bastone, la punta sinistra, tocca il bastone. Perché dobbiamo stare comodi e fissi sul terreno. Perché la box comunque avrai delle botte che ti arrivano. In quel caso te coi piedi, con le gambe sei ben posizionato e quindi non casi. Ogni passo che facciamo, esatto, dobbiamo stare sulle punte come saltavamo prima, perché dobbiamo essere pronti a colpire in qualsiasi posizione siamo. Ma la poggia è in avanti o... Allora, il peso poi ognuno cambia, non troppo dietro, non troppo avanti, quindi centrale. Dietro, pam pam, avanti, destra, sinistra. Mani, braccio destro, attaccato qua, con la mano qua, pariamo il mento dietro. Se si abbassa questo, boom, il colpo ti passa. Non possiamo lasciare la nostra struttura dietro che cascandoci, ci dobbiamo muovere anche le gambe. Quindi passo sinistro, si dà in questa maniera, quindi un'accelerazione in avanti, vicino al terreno.
Adesso esercizio bellissimo. Uno di fronte all'altro qua, dritto, dietro, sinistra, destra. Uno comanda e l'altro segue. Questo è 3, 2, 1, vai Ignazio subito. Porca puttana, mi bruciano! Lui è più Mike Tyson. E io ti sto, scusa. Te un pugile donna, dovrei pensare. Come donna, oh! Ok, prendi la presa. Ma che fai, oh? Dai! Difesa adesso. Nella box ci sta piede perno a sinistra, quindi sul mio sinistro ruolo, boom, testa in guardia, quindi vengo dritto per dritto, te ruota a sinistra. Ok. Abbiamo il pendolo sotto, a destra e a sinistra, quindi posizione di guardia di taglio, braccia dritto per dritto, io vado sul suo petto, ok? E lui schiva a sinistra, poi lo faccio schivare col perno, allora schivo col perno, sì. Vai di là e poi vai sotto, 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 e te c'hai questo perno sinistro, okay. E poi più scusa gli fai fare il perno, quindi io vengo dritto per dritto, gira a sinistra, da qui puoi fare questo, gli vai sempre addosso, lo vedi? Andiamo a dare i pugni sui sacchi, quindi dobbiamo proteggere le mani. 1, polso, 2, 3, tiriamo, blocchiamo bene il polso. 2. No, non tutte sovrapposte, cioè scendiamo un po' e direi. Non mi fate incazzare però. Oh, non lo fare incazzare, Andiamo su, qua, andiamo sulle nocche, andiamo giù quanti, e facciamo la giri? X. Uno? Ancoriamo al polso. E poi andiamo su, coprendo sempre lo spazio della mano, facciamo una X e scendo giù. Porca puttana! Tenete il polso dritto, Dovete rafforzare questa struttura, 2 ok? volte? Poi andiamo sotto, un giro, sì. Ricordati, questo para qua, questo para su, questo para su. Mi sembra che stai così. Sinistro qua, vai. Bravo. Colpisci volte, vai. No, visto? La struttura. Boom, boom. Colpisci, passi indietro. Vai. Boom. Boom. Eccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8. Vediamo che la tua distanza tua è questa qua, il sinistro. Ma devi sempre mantenere questa qui. Poi devi venire là, cioè ce l'ho qua. Ok. Allora possiamo fare un giochetto finale tra voi due su ring che vi toccate le spalle. Allora, siamo con Guido Vainello, lui è uno dei pugili
italiani del momento. Diciamo Sono sì, corretto? diciamo di sì. Beh, io anche sono un gran pugile. Ah sì, scusa. Oltre che essere un grande amico e un grande atleta, ci tenevo a parlare un po' con lui perché in effetti noi non abbiamo mai avuto occasione di raccontarci, ecco. Ci piaceva sapere un po'. Intanto chi sei, cosa fai e se sei connesso, dicono. Ma nel senso, connesso sì perché ci hai picchiato da morire oggi, ci hai fatto morire. Io sono stato 10 anni nella nazionale italiana di pugilato, ho fatto le mie Olimpiadi nel 2016, avevo 22 anni, ero grosso perché ero così, ma ero più piccolo lì in mezzo, quindi è stata diciamo l'esperienza più bella della mia vita. Dopo 2 anni stavo in Inghilterra in allenamento, un manager mi arriva, mi si avvicina e mi fa: te sei perfetto per passare professionista. Mi ha fatto: guarda, io sto pensando alle Olimpiadi di Tokyo, che sono state poi nel 2021, no? Io l'ho proiettato verso quello, ho detto: guarda, penso alle Olimpiadi, in Italia il professionismo non c'è, qui non si vede molta box. Ma appunto, scusa, se è alle Olimpiadi non è già professionismo? Allora, il pugilato è diviso in dilettantismo, che è solo il nome, ma in realtà sei un professionista. Ah, ok. Perché ho fatto le Olimpiadi, ci sono i gruppi sportivi militari, quindi ero pure, insomma, è uno stipendio per fare il pugile, stare alla nazionale italiana, giri il mondo, quindi sei un professionista, ma sulla carta si chiama dilettante. E poi c'è il professionismo, che invece sono in sintesi tipo Rocky Balboa, le cinture, Quelli famosi, quelli conosciamo un po' professionismo Mayweather, che combattono su più round, fino a 12 round, mentre le Olimpiadi sono 3 round, per quei titoli che vediamo nelle foto, eccetera. E quindi io però non pensavo a passare pro, e un manager mi fa: sei perfetto, sentiamoci. E dopo pochi mesi mi presenta un contratto della Top Rank Boxing, che è la società di Bob Arum. Bob Arum e Don King sono i pilastri della box mondiale, cioè Don King era il manager di Mike Tyson, quindi quando ho letto questi nomi ho fatto: guarda, se è tutto vero io vengo domani. Mi fa: guarda, è vero, dimmi quando vuoi venire a filmare a Las Vegas. Io ho lasciato il posto fisso italiano, che è la cosa più ambita. Che Cozzalone ti avrebbe ammazzato però. Lui sarebbe incazzato. E io ho combattuto il 6 giugno, quando neanche il calcio era ripartito, in America senza pubblico. La chiamavano la bolla, cioè tutti rinchiusi in un hotel senza nessuno esterno, facevi test e combattevi senza pubblico in diretta ESPN, che è il canale di sport. Certo. Io ho visto un po' le tue statistiche, no? Ho visto tipo una delle ultime statistiche è 10-0-1. Io sì, ho vinto 10 match, poi durante il Covid, era quindi 2021, ho fatto un match con un africano molto grosso che mi ha preso con un gancio, mi ha aperto l'occhio sinistro, e quindi ho fatto, alla seconda ripresa, ho fatto tutto il match con una maschera di sangue sul viso. Io poi quando vedo il sangue impazzisco, divento più cattivo, e quindi ho cominciato a menare come non ci fosse un domani, ma lui era molto più grosso di me, era un ex giocatore di football, quindi non andava giù, e quindi ho fatto un match orribile dove ho pareggiato. Poi il mio ultimo match di ottobre, stavo vincendo ogni round, quella là mi stava aspettando, al 7° round parto con un destro, mi riprendo sullo stesso occhio, mi riapre la stessa ferita, e lì perdo per ferita quando stavo vincendo tutti i round, e anche lì ho detto: io dal giorno dopo, perché io poi faccio subito autocritica, dico: ok, che cosa è successo? No, io devo metterlo giù prima quello là, perché ogni minuto che passi sul ring è un rischio. Ecco, ma perché? Cosa ti scatta? Cioè, perché hai detto che aspetto il prossimo round? Cioè, cos'è stato quella cosa che ti ha detto? Io là stavo Stavi gestendo? Che pensavi di Dicevo vincere tutti i round, tranquillamente. pensavo di vincere Cioè, tutti i round, di gestire, ma bisogna prendere rischi nella vita, e così è stato, mi sono adagiato. Dovevi chiudere. Quello è un pugile di tutto rispetto, perché in America lo conoscono tutti, è uno che ha fatto tanti match, tante volte 10 round, pugili forti, quindi è comunque ha esperienza. Io stavo tranquillo e lui alla 7ª ripresa ha tirato un colpo è entrato, un colpo una ferita. Io quell'avversario, dopo 3-4 round che vedevo che era mio, dovevo partire per distruggerlo. KO, e quindi per mettere un po' e finire il match e non rischiare di stare un minuto di più su quel ring con Certo. lui. Non l'ho fatto, quindi che succede? Una sconfitta, un altro insegnamento, ok? il suo obiettivo era non non aprirti l'occhio, ma se ti KO con il colpo giusto alla Lui fine. sapeva che doveva fare una cosa del genere. Un colpo che non ho sentito minimamente, perché ho preso sto colpo e sto subito andando in avanti per rispondere, però avevo una maschera, sì, una ferita enorme. Sai, penso che molti conoscono il pugilato come sport, ma non conoscono le regole. Se poi andiamo a vedere le statistiche, vinco il match. Ma come funziona? Sì, te sul ring vedi due pugili, quindi devi vedere chi colpisce di più, chi sta più fermo, chi va avanti, chi va dietro, però c'è anche il pugile come un Muhammad Ali che va sempre indietro e colpisce, quindi ogni round ci sono 5 giudici sotto il ring che fanno dei cartellini, si chiamano, che segnano ogni round chi l'ha vinto. 10-9 vuol dire 10 hai vinto te, 9 ho perso io. Certo. Se ti colpisco forte, ti faccio barcollare e l'arbitro interrompe e ti conta per farti recuperare, quello è 2 punti in meno.
Parte da 0 il punteggio o parte da 10? 10 e poi abbassa. C'hai 10 round, infatti vedi i cartellini 90, 87, perché poi vai a sommare 10, 10, 10, 10. Punteggio massimo che hai preso? Beh, io ho fatto match a 8 round, quindi tutti vinti, 8 quindi 80. round. Quando sei passato al dilettantismo, alla nazionale, al professionismo. Esatto. Li hai vinti tutti fino all'ultimo che hai fatto? Sì. Sì, e parti però da 6 round, cioè io faccio le Olimpiadi a 3, passo professionista, faccio 6 round. Cioè non parti Quindi- subitissimo a bomba con i 10? No, graduale con avversari graduali, anche perché certo. i guanti cambiano. Da dilettante ci sono guanti un pochino più gonfi, da professionista sono guanti che, cioè, piccolissimi. Sì? Sono guanti proprio che ti tagliano appena ti prendono, quindi prendi avversari, se c'hai un promoter si chiama, quindi questa Top Rank è il mio promoter, grossa, che vuole investire, ti costruiscono in questa maniera. Tutti i campioni del mondo, Mayweather, tutti quelli che conosciamo sono stati costruiti in questa maniera. Tutti gli avversari che mi sono stati presi per me sono stati avversari con più vittorie che sconfitte, quindi il mio esordio l'ho fatto, uno che aveva vinto 5 match, aveva perso uno mi sembra. Poi era stata lunga, ma come tutto. E quindi quanti match fai all'anno te? Il primo anno ne ho fatti 6 perché facevo 6 round, Ok. ma vincevo tutti per KO. Nella box vinci o KO, quindi vinci prima di L'avversario non ce la fa più o che valuta l'arbitro? Metti il gioco, conti fino a 10, KO. Oppure i punti e quindi finisci tutti i round. Si fa come nel tennis che comunque ti alleni con Io ho con, affiancato quelli- campioni del mondo attuali nell'allenamento perché Porca loro miseria. mi utilizzano come li sparring partner del tennis. Certo. Federer, quando viene a giocare a Roma, si prende tutte le ragazze che gli fanno sparring, che lo fanno palleggiare. Certo. Dopo un po' sono cominciato a diventare scomodo per loro perché loro non vogliono pugili forti Certo. che gli picchiano, loro comunque vogliono sparring partner, cioè gente che sta sotto di loro. Qual è stato il momento, perché per esempio no, io da piccolo cantavo, però c'è stato un momento che ho detto basta. Hai avuto quel momento di basta, vaffanculo. Io poi ho vissuto fuori in America 3 anni, io avrò pensato penso 1000 volte di smettere. 1000 volte perché è normale, perché la tua mente va su e va giù, non si può stare sempre su. Beh, Ci sono dei momenti dove vai giù e specialmente quando il tuo fisico è stanco, quindi io inizio la settimana e faccio 2 allenamenti al giorno. Arrivi il giovedì che hai fatto 6 allenamenti da 2 ore l'uno, in più hai fatto sparring, quindi magari quando fai sparring E dici, ma chi me lo fa fare? con pugili, dai un colpo, può essere che ti fa male alla spalla. Quindi arrivi il giovedì che sei stanco e ti ritrovi nella casa tua in America da solo, perché poi in America sei solo, c'è poco da dire. Che sei lì stanco e dici ma Devi sai andare a allenarti. quante cose potrei fare? Potrei fare il maestro di tennis, potrei fare il fisioterapista. Ti crei 1000 alternative, no? Perché pensi, ma alla fine, ma perché devo farlo? Là ho capito che la mente ti può distruggere o la puoi cavalcare, quindi cavalcando la mente significa ok, mi metto a fare altro, mi metto a suonare il piano, mi metto a leggere, mi metto a giocare un po' alla play, poi ceni e vai a dormire, il giorno passato, il giorno dopo ti sei ricaricato, ti svegli e dici no, voglio diventare campione del mondo. c'è un momento giusto. particolare che ricordi? Beh, quando venivo da 9 sconfitte e 9 KO, questo pugile africano inferiore tecnicamente mi prende con un colpo, mi ferisce, pareggio il mio primo match. Il Cioè mio venivi primo da 9 pareggio, vittorie. 9 vittorie, 9 KO. Ah, ok. Carriera perfetta, ma non avevo idea che stava arrivando uno che voleva vincere. Che poteva vincere. Mi ha messo in difficoltà, ho pareggiato lì, è stato durissimo. Avevo questo contratto in America, tutto perfetto, carriera perfetta, ti sei arriva messo in un discussione? pareggio. Lì mi metto in discussione, dico ma come ho fatto a pareggiare con quello che è scarso? Anche io ho avuto questi momenti che dici basta. La soluzione più facile è dire basta. Sì, no, è la soluzione più facile, però poi Quando vengo ucciso su COD mi faccio schifo a COD, è così. Il Call of Duty online gioco sempre, no? E in America mi chiamo, il mio nickname è Gladiator. E c'erano sti bambini americani che poi loro non hanno le cuffie, però lì si mettono le cuffie che parlano, no? Che mi mandano, fuck you, Gladiator, sti bambini, io ho impaurito. un consiglio che potresti dare magari a chi vuole iniziare a fare questo percorso, che magari è appassionato ma non ha... I ragazzi mi scrivono come faccio a venire in America, come hai fatto tu, come ok, il sunto è uno solo. Nella vita, specialmente nel mio sport, bisogna porsi obiettivi raggiungibili. Se io inizio a fare la box, non posso pensare a passare professionista Las Vegas domani. Penso a vincere i campionati regionali. Hai vinto i regionali, ok, in Italia che ci sta i campionati italiani. Vincere gli italiani ti permette di entrare in nazionale. Entri in nazionale che è la selezione dei pugili migliori italiani, vai all'estero a fare europei, mondiali, qualificazioni olimpiadi. Se io sogno di andare a diventare un ballerino di danza classica alla Scala di Milano, sì, potrei provare a fare un po' di danza classica, posso qui fare, ma non ti vedo proprio, ma proprio non ti vedo proprio a ballare danza classica, scusa. dopo la Dopo la box, tutto pure devi step
step by step. Così facendo una montagna diventa una collina perché la scali piano piano, arrivi piano piano su. Quando io stavo in California c'era un allenatore che mi faceva correre ogni mattina. Io correvo poi alle 5 del mattino, no alle 9:30, dopo colazione, alle 5 del mattino col buio. Vedevo queste salite, io guardavo su, dicevo, oddio, ma quanto è lunga questa salita? Poi cominciavo a guardare i miei piedi. E guardando i miei piedi con la musica, dopo poco io stavo su. Ma quindi te segui anche un piano di alimentazione adatto, tutto? Cioè A peso massimo non ho un limite, sai, i pugili devono rientrare dentro 3-4 kg. Io sono più 91 kg. Tu sei 1,90? 1,98, 110 kg. 110, ok. Quando inizio le preparazioni inizio con i pesi, quindi faccio un grosso carico alimentare, arrivo a 6.000 calorie al giorno. Poi la seconda fase passo solo pugilato, quindi solo sparring, solo sacco e quindi vado a sudare molto, certo, a fare meno carico di pesi. Ho meno bisogno di mangiare perché io quando mangio quelle 6.000 calorie ho proprio bisogno, io sento che proprio certo, fame. Okay. Anche perché noi abbiamo avuto altri ospiti e parlavamo appunto di questo, quanto è importante comunque avere un piano alimentare sano, E riposo. una vita sana. Fin quando mangi va bene, stai bene, ti piace mangiare va bene, però poi è la salute. Mangiare bene e avere uno stile di vita adeguato ne va della salute. Quello che ti fa raggiungere anche gli obiettivi a te, penso, no? Se te ti alleni come un matto, poi esci e mangi al McDonald's, e vai in discoteca ogni sera e non Certo. A tutti gli ospiti che abbiamo avuto abbiamo chiesto, secondo te, gli amici, perché gli amici, soprattutto in questo campo, no, quando incominci ad ottenere risultati, a viaggiare il mondo, a valcare certi palcoscenici, secondo te gli amici li riconosci nei momenti belli o nei momenti brutti? Io credo che sia fondamentale circondarsi di persone giuste, Ok. di persone positive, quindi una grossa selezione. E assolutamente l'amico è quello che ci sta sempre. Ovviamente nei momenti brutti e nei momenti belli, ovviamente l'amicizia non è scontata, non è che noi siamo amici o siamo per tutta la vita, quindi va anche coltivata, va anche annaffiata l'amicizia. Io sono una persona che crede tanto nel valore dell'amicizia, no? E sono una persona che cerca di circondarsi di persone di cui si può sfidare. E quindi vorrei far capire l'importanza di avere persone vicino di cui ti puoi fidare. Che poi noi siamo molto simili, noi pensiamo nel bene, io non ho mai pensato nel male, nella cattiveria e purtroppo c'è avuto gente che è stata cattiva. Però io piuttosto, sai cosa? Preferisco fidarmi, poi in caso se la prendo in quel posto, vabbè, so che ti devo allontanare. Ho una curiosità flash, dico, sul prossimo incontro. Vorrei fare la rivincita con lui, appunto per sbatterlo per terra in 2 o 3 round. Ma magari ora quando arrivi sul ring dici guardami. Comunque Guido, grazie mille. Grazie a voi. Per averci allenato. Però è stato molto interessante, oltre a stancante tutto, molto bello, perché non è solo picchiato. Grazie mille, ci vediamo presto. Come già sapevo sei una persona fantastica. Sono felice che hai accettato di parlare con noi. Da Roma vi salutiamo. Grazie mille per essere sempre con noi. Giustamente per lui Forza Roma, per me Forza Juve. Anche se, quindi alla prossima puntata e grazie mille. Ciao. Ciao. Capito? Io vi parlo tanto, Minchia, ciao, ho preso in Vai, fammi vedere. Vai, lo pisci. Vai. Porca puttana. Porca puttana, mi sono male le gambe. Fammi vedere, mettimi per sedare. Basta, ho vinto mi sa, no? Non si a figlio, diciamo.